enorme. Ciao ragazzi, come state? Bentornati e benvenuti sul canale. Se è la prima volta, oggi vi do il benvenuto in questo nuovo video sul greto del fiume Tagliamento. Sono in un posto veramente speciale. Mi ha invitato Cesio. Se non sapete chi è Cesio, vi lascio la scheda qui sopra di quando gli ho fatto l'intervista. È una persona veramente incredibile. Io lo chiamo l'Indiana Jones nella vita reale. Ha fatto tantissimi viaggi in motocicletta, l'ho intervistato per il viaggio che ha fatto in Iraq. È stato catturato in Iraq durante la prima guerra del Golfo, ha dovuto donare il sangue per i soldati iracheni, poi è stato in Mauritania, tantissimi viaggi in Australia. Comunque guardatevi l'intervista. Mi ha invitato appunto per questo tour in Friuli. Andremo anche in Slovenia, passeremo sui luoghi della guerra e soprattutto della famosa ritirata di Caporetto in questa regione che non è molto conosciuta, che è appunto il Friuli Venezia Giulia. Volevo parlarvene un po' in tre cose fondamentali. La prima, il nome Friuli Venezia Giulia. Da cosa deriva? Il Friuli deriva da Forum Iuli, che è la città oggi conosciuta come Cividale del Friuli. Pensate che è stata fondata nel I secolo a.C. da Giulio Cesare. Dopo la distruzione di Aquileia da parte dei barbari, la città di Cividale del Friuli, che al tempo era appunto Forum Iuli, che era un po' più interno, quindi un po' più difesa, comincia ad assumere sempre più importanza. Poi la contrazione appunto del nome Forum Iuli dà il nome a tutta l'area in cui la città aveva la sua giurisdizione. Invece il nome Venezia Giulia è di origini sempre antiche, ma gli viene dato nella seconda metà dell'Ottocento e deriva appunto da Venezia, che sta a ricordare tutto il dominio che aveva la Serenissima Repubblica di Venezia su questi territori, e anche dal nome che aveva questa regione ai tempi dei Romani, che era Venetia ed Istria, e anche dalla gens Iulia di cui faceva parte Giulio Cesare. La gens Iulia era un insieme di famiglie ai tempi dei Romani che si rifacevano a un unico capostipite e avevano culti comuni. Quindi questo nome Friuli Venezia Giulia è appunto composto da queste tre parole che hanno un'origine antichissima. Secondo punto che volevo parlarvi è appunto il fiume Tagliamento. Viene chiamato il re delle Alpi. Perché? Perché è l'unico fiume in tutto l'arco alpino e uno dei pochissimi rimasti in Europa che ha ancora il corso originario, ha canali intrecciati. La sua morfologia è molto particolare, è come dovrebbe essere un fiume. Se andate in Nuova Zelanda, i fiumi così ne trovate tantissimi. Qua da noi ne sono rimasti pochissimi. Il Tagliamento è un esempio unico in Europa. Tutti i canali intrecciati, lunghezza 170 km, pensate che il letto del fiume è largo fino a 2 km e ci sono pochissimi ponti. Come mai ci sono pochissimi ponti? Perché sono state particolarmente lungimiranti le amministrazioni? No, perché questa regione, il Friuli Venezia Giulia, ai tempi della guerra fredda confinava con la Jugoslavia, quindi con i cattivi rossi, tant'è vero che la base NATO di Aviano, poi americana, è stata fatta appunto in questa zona. Quindi tutti questi pochi ponti e il fatto di aver lasciato anche un fiume così selvaggio, difficile da attraversare, è anche dovuto al fatto della guerra fredda. Terza cosa che volevo dirvi, ma poi la approfondiremo più avanti: Caporetto, la ritirata di Caporetto, famosissima. Considerate che è chiamata anche la 12ª battaglia dell'Isonzo. Ecco, se 12 battaglie hanno sempre lo stesso nome, vuol dire che di tanto non si avanzava. Battaglia di Caporetto, parliamo della prima guerra mondiale, metà di ottobre. Una grande offensiva da parte dell'Austria e della Germania contro l'Italia, che fino allora aveva sempre attaccato. Dopo scendiamo in particolari, come vi ho detto, ma vi basti un dettaglio a capire. In un periodo in cui le avanzate si misuravano in centinaia di metri o in pochi chilometri, lo sfondamento da parte della Germania e dell'Austria a Caporetto è stato di 150 chilometri. Adesso basta nozioni storiche, andiamo ad incontrare Cesio e partiamo per il giro in moto. Vamos! Il tempo speriamo tenga. Tempo, ieri io mi sono beccato l'acqua quando sono arrivato. Ah sì? C'è un bello scroscio d'acqua in Valsugana e qua. Ma non è detto che prima di sera prendiamo la nostra. Vabbè, ci vuole. Ecco. In Cesio we trust. Ok ragazzi, giro ufficialmente partito. Io seguo Cesio, mi ha un po' spiegato le strade, ma
non conoscendo i posti, per me è arabo, è come se mi avesse indicato i nomi dei paesi in Mongolia. Colloredo di Montalbano, Coloret. Adesso si inizia un po' a salire. Qui si comincia a aprire veramente un bellissimo scenario in mezzo alle montagne. Alta Valtorre, benvenuti. Ma qui credo che sia appena passato il Giro d'Italia, come potete ben notare dalle bandierone, e dietro queste montagne c'è letteralmente il confine naturale d'Italia con la Slovenia, esattamente dietro queste cime. Strade fantastiche. Ma questa è la locanda dall'orso, dove si mangia orso, solo che è chiusa oggi eccezionalmente. No, mi chiedevo come si fa a mangiare orso, visto che credo che in Italia sia protetto e vietata la caccia all'orso, quindi immagino che lo becchino dalla Slovenia. Che posti, ragazzi, traffico praticamente non poco, inesistente. Siamo letteralmente a ridosso del confine. Credo che fra poco entriamo in Slovenia e destinazione che stiamo andando è Caporetto. Caporetto ovviamente è il nome italiano. Vedete, ci sono tutti i cartelli in doppia lingua, in italiano e in friulano. Qua siamo sempre in questa strada, la vegetazione lussureggiante proprio. Sembra davvero una di quelle strade della Nuova Zelanda. Natura selvaggissima. Qua, confine di stato Italia-Slovenia. Di là dal ponte c'è la Slovenia. Non abbiamo incontrato nessuno da un'ora, Bueno, vamos in Slovenia. Vediamo come cambia la strada. C'è un odore di bosco pazzesco. Vabbè, il Transalp, le strade così se le mangia a colazione, ma è letteralmente tutta una toppa questa strada. Secondo me è qualche decennio che non la riasfaltano. Guarda qua. Ciao. Tedeschi. Tedeschi con macchine inglesi però. Ecco il primo paesino sloveno, Berginci. Chissà se qua parlano italiano facilmente o no. Che strada questa. Eccoci qua in paese. Cobarid, detta anche Caporetto. Caporetto! Caporetto agli italiani, ma anche prima si chiamava Cobarid. Allora, abbiamo mangiato tipicamente sloveno, una ottima pizza slovena, molto diversa da quella italiana, giusto? Anche la birra era proprio slovena, si sentiva. E adesso andiamo a vedere il ponte di Napoleone e poi vi racconto un po' di particolari di Caporetto. Caporetto, dobbiamo dire, carissima nei ristoranti, come tutti i posti turistici. Qua c'è un cannone, guarda che roba, della prima guerra. Guarda che bombe, cioè, enorme, pazzesca. Ecco qua il ponte, ostia, guarda che salto, spettacolo. Soka, questo qua è l'Isonzo, Soka in sloveno. Ora stiamo salendo per andare a vedere l'ossario dei caduti italiani e qua siamo all'ossario, imponente. Onore a voi che qui cadeste valorosamente combattendo. In questo sacrario riposano spoglie di 7014 italiani caduti combattendo nelle circostanti zone durante la guerra.
7014 di cui 1700 ignoti. Eccoci qua, dopo una bella sudata siamo nell'ossario di Caporetto. Qua ci sono, come avete visto, più di 7000 caduti, 1700 ignoti e alcuni dati sulla ritirata di Caporetto. Era appunto la 12ª battaglia di Lisonzo, noi avevamo sempre attaccato, in questo momento gli austro-ungarici attaccano in un punto in cui noi eravamo più deboli, appunto qua a Caporetto, con l'aiuto dei tedeschi che erano molto più forti di noi, quindi dove attaccano solo gli austriaci noi li fermiamo quasi ovunque, dove invece attaccano i tedeschi entrano come nel burro e quindi ci sfondano tutte le linee. È stata una catastrofe la ritirata di Caporetto, considerate che parliamo di 300.000 prigionieri, all'epoca era l'1% della popolazione italiana, quindi si entra fino al Piave, la ritirata arriva fino al Piave in territorio italiano, quindi decine di migliaia di persone scappano. Ci sono dei diari di ufficiali, di gente che vedeva queste contadine scalze, che giravano con il neonato al seno, che il neonato era morto, loro erano stralunate e non si erano nemmeno accorto che il neonato era morto, quindi una tragedia immane. Un italiano su 10 all'epoca era stato catturato a Caporetto e naturalmente si cercano i responsabili di questa enorme disfatta, ci sono stati vari errori, il maggiore responsabile viene additato in Cadorna, che era il comandante in capo dell'esercito, e poi viene appuntato Armando Diaz, che poi sarà quello che porterà l'esercito alla vittoria finale. Comunque un arretramento di 150 km fino al Piave. Perché siamo arretrati fino al Piave? Innanzitutto perché prima o poi un'avanzata deve fermarsi per motivi logistici. Le prime linee vanno rifornite di cibo, di vettovaglie, quindi un'avanzata non può essere infinita. E poi perché stavolta combattevamo in casa nostra, cioè prima combattevamo in terra straniera, invece adesso gli italiani combattevano in casa loro. C'era un po' chiaramente la retorica che parlava di sentite le donne che stanno urlando, sentite gli stupri, quindi queste cose un po' c'erano, però come dicevano i romani, un soldato che combatte per difendere la propria casa è più forte di 10 mercenari che combattono a pagamento. Quindi meriti sicuramente dell'esercito italiano perché combatteva sulla propria terra e anche per la lontananza che aveva avuto questo sfondamento. Qui abbiamo un po' visto, ci sono appunto le tombe dei militi ignoti e quelle con tutti i nomi. Non ci sono le date, non ci sono le età delle persone che sono morte, a volte perché è stata una scelta, a volte perché non si sanno. Prima che inventassero il collarino metallico, i soldati semplicemente nella prima guerra mondiale si mettevano in tasca un bigliettino con il loro nome e cognome, quindi immaginatevi se venivi colpito da una bomba che fine faceva il bigliettino col nome e cognome, per quello moltissimi sono ignoti. Ultimo dettaglio, stiamo combattendo contro l'Austria-Ungheria che era il nostro ex alleato. L'Austria-Ungheria già combatteva da 10 mesi, aveva preso pesanti batoste, noi combattevamo solo su questo settore, ma loro appunto avevano l'aiuto dei tedeschi che erano molto più organizzati, quindi lo sfondamento in questo punto è dato proprio dall'aiuto che è stato dato agli austro-ungarici da parte dei tedeschi. E il ponte che avete appena visto si chiama Napoleonico, non è stato fatto costruire da Napoleone, ma è stato fatto già nel 1700, poi ci passarono le truppe napoleoniche, ci passarono le truppe austro-ungariche, fu distrutto, ricostruito in legno, poi ricostruito in ferro e poi alla fine ricostruito in pietra alla fine. E adesso ovviamente ci troviamo in territorio sloveno perché Caporetto ora non fa più parte dell'Italia ma è in Slovenia. Adesso andiamo, Cesio? Bravissimo. Dove andiamo? Adesso andiamo sul Kolovrat. Kolovrat. Sì. Lassù. Muy bien. Andiamo al settore italiano del Kolovrat. Come si pronuncia? Kolovrat. Stavolta non sbaglio la pronuncia. Sto facendo praticamente una sauna gratuita. Il Kolovrat era la terza linea italiana, l'ultima da tenere prima dello sfondamento, quindi fu veramente riempito di trincee ovunque. Qui siamo proprio letteralmente al confine, infatti adesso ci stiamo dirigendo di nuovo in Italia. Eccoci qua, rientrati a casa. Per 3-4 km arriviamo in cima al Kolovrat del lato italiano. E strada senza barriere. Vabbè, siamo uomini d'avventura. Ma guarda che paesini sperduti, incredibile. Siamo praticamente in cima.
Qua si capisce bene perché questa montagna era importante. Se sfondavano qua, laggiù c'è la pianura. Un po' il stesso discorso che si è verificato con il Grappa e col Pasubio. Era entrambe le ultime montagne prima della pianura. Ok, qua inizia la sterrata sulle tracce della Grande Guerra delle valli del Naisone. Guarda laggiù, c'è una chiesetta e un cimitero minuscolo, incredibile che abbiano combattuto su queste montagne così. Bueno, allora santuario di Castelmonte, aspettaci, vamonos. Zannuso Giuseppe, battaglione Vicenza, qui cadde vinto da una gelida tormenta. Pazzesco. Cambio il Transalp, prendo questa qua, la RD07 Africa Twin, con asfalto perfetto. Sono strade veramente deserte, non abbiamo incontrato nessuno da almeno un'ora? Almeno un'ora che non incontriamo nemmeno una macchina. Arrivati a Castelmonte, terra del santuario di Castelmonte, spettacolo. 100 metri di strada dritta qua non esistono. Ho visto. Hai capito perché li ho portati a casa distrutti adesso? Ah, batte ai quarti, le 4 e 3 quarti. Mancano un po' di pezzi. Demo. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati al santuario di Castelmonte, un santuario dell'anno 1000. Particolarmente interessante la cripta, anche se non siete credenti, che è piena di grazie ricevute per chi ci crede, ovviamente, di gente che si è salvata per un motivo o per un altro di varie vicissitudini. Ora prendiamo ognuno le strade più veloci per tornare a casa. Si è messo a piovere qua fuori di brutto e penso che sia un acquazzone comunque passeggero. La traccia GPX ve la lascio in descrizione come sempre. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se vi piacciono i contenuti e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Piove? Ciao, saluta le donne del canale. Ciao ragazze! 99,9% uomini. No, scherzo, però simile. Ovviamente grazie a Cesio per il percorso fantastico.